La musica è importante, è probabilmente più importante di quanto voi pensiate. La musica è uno degli strumenti di connessione emotiva più potenti che ha l'uomo, perché impatta sulla vita delle persone. Se ci pensate, impatta in maniera significativa sullo stato psicofisico, sull'umore, su quello che noi pensiamo, sulla nostra percezione del mondo e quindi indirettamente anche su quello che noi facciamo ogni giorno. Diciamo che è un oggetto da maneggiare con cura, con responsabilità. Io personalmente vedo 4 dimensioni della musica, molto importanti, che hanno un effetto rilevante sulla vita delle persone. La prima dimensione è quella interiore, quella con noi stessi. Ricordo, pensate un attimo quando ascoltate un brano, un pezzo musicale che avete ascoltato magari 30 anni fa. Ha la capacità di portarvi in quel momento e farvi sentire esattamente quelle sensazioni. Forse solo l'olfatto ha quel tipo di impatto. Secondo punto, la terapia, la cura. La musica è evidentemente importante anche per la cura, per la terapia. È scientificamente provato che ha un impatto diretto sull'ormone del piacere, la dopamina, esattamente come il sesso e la droga. Vi do un consiglio: sostituite la droga con la musica, sul sesso fate voi, non c'è problema. No, però seriamente è in grado di lenire il dolore anche fisico delle persone, è in grado di aiutare le persone in situazioni di stress e di depressione. È veramente fantastica dal punto di vista terapeutico, ma è anche importante dal punto di vista dell'apprendimento, perché la musica ci insegna ad ascoltare e ascoltando si impara. È dimostrato come la musica abbia un impatto direttamente sulla QI delle persone, sul quoziente intellettivo, sulla capacità di concentrazione e la capacità anche di fare cose con produttività. Questo effetto viene chiamato effetto Mozart. Una seconda dimensione della musica è quella spirituale, il collegamento con il sacro, con il mistero, con il divino. Avete ascoltato una melodia che è tipicamente cristiana, unita con una melodia e con un timbro, con un'armonia che invece fa parte del mondo arabo. È un'unione fra 2 religioni in uno stesso brano. Ecco, tutte le religioni più importanti al mondo, più diffuse al mondo, in realtà hanno dato grande importanza alla musica. Mi soffermo soltanto sull'Islam, perché addirittura l'Islam divide in 2 tipologie la musica. Quella lecita, halal, e quella non lecita, quella proibita, haram. La prima è quella che ci mette in una situazione di pace con noi stessi e ci mette in contatto con Allah. La seconda è tutto il resto della musica. La musica ha anche un'altra grande caratteristica, quella di unire le persone, un determinato ceto sociale, un gruppo sociale che ha lo stesso interesse, gli stessi obiettivi e anche gli stessi valori. E questo è successo in molti casi.
nella storia la musica ha accompagnato le rivoluzioni, dalla rivoluzione francese la musica popolare contro i nobili e l'elite nobiliare di quel tempo. 100 anni più tardi il Risorgimento italiano, se vi ricordate quando si gridava, quando gridavano davanti alla Scala Viva Verdi, in realtà quello era un grido politico, Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, la musica come strumento di lotta contro l'oppressore austriaco. E fino al 2010, nella primavera araba, dove il rap è stato importante per accendere la rivoluzione in Tunisia. Ma è stata importante anche la musica per unire la generazione degli hippie. La musica in quel tempo era fondamentale per tracciare un solco rispetto alla generazione precedente, così come è stata determinante per i diritti dei neri afroamericani in America e nel mondo. Se pensiamo alla musica black con il soul, il blues, il jazz, l'hip hop, il rap, il trap, è tutta musica che è stata fondamentale per unire i neri americani e le loro tradizioni, le loro culture verso una lotta per i loro diritti. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Questa è la dimensione che mi piace di più, è la dimensione più forte. La musica per risolvere i problemi del mondo, per contribuire a cambiare il mondo in meglio. Questo è successo in diverse situazioni, ne cito due nella musica classica interessanti. Alla vostra sinistra c'è José Antonio Abreu, un maestro d'orchestra venezuelano che ha inventato il sistema, cioè un metodo di fare integrazione sociale attraverso l'educazione musicale. Ha salvato dalla strada 900.000 bambini venezuelani e oggi questo sistema è applicato in tutto il mondo e anche in Italia. Alla vostra destra invece ci sono due altri direttori di orchestra importanti, uno israeliano, Boreboin, e l'altro Said, palestinese, che nel 1999 formano la Westminster Divan Orchestra, che è un'orchestra che ha musicisti che vengono dalla Palestina, dal mondo arabo e da Israele. La musica come strumento anche politico per unire due paesi che certamente amici non sono. Ma la cosa interessante, al di là della musica classica, è la musica rock e pop, che ovviamente in termini di impatto ha avuto una rilevanza dal punto di vista del miglioramento sociale e delle problematiche del mondo, sia ambientali che più squisitamente sociali. Molti sono stati gli artisti che si sono impegnati e sono diventati anche dei veri e propri attivisti come Sting, come Bono. Però c'è un anno importante in questo diciamo, genere musicale che è il 1985, dove a luglio si realizza il più grande evento mai realizzato nella storia del pop e della musica, 1.900.000.000 di persone collegate, il 95% delle televisioni presenti, 16 ore di diretta, Live Aid. Bene, mi sono chiesto, rispetto a quello che succedeva, vedo che ci sono anche molti ragazzi e probabilmente non hanno vissuto come ho vissuto io questo momento, e quindi mi chiedevo, ma questo nuovo millennio, la musica ha lo stesso tipo di impatto sociale, la stessa responsabilità, è così in grado di muovere le coscienze? Beh, probabilmente si è un po' sopita questo aspetto, almeno io la vedo così. Si è un po' sopito sicuramente, nonostante di fatto
la potenzialità della musica con le nuove tecnologie è fantastica, è esplosa. Pensate a internet, pensate allo streaming, pensate al fatto che oggi ognuno di noi può sentire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo qualsiasi genere musicale nel proprio smartphone. Bene, tanto per dirvi, questa artista che non ha neanche 30 anni, Taylor Swift, è un artista che ha un numero di follower che è il doppio di quello che ha il Presidente degli Stati Uniti. A gennaio è uscito un brano che nelle prime 24 ore è stato ascoltato da 40 milioni di persone. Quindi capite quanto è importante, quanto può essere impattante il ruolo di una celebrity rispetto ai temi di cui abbiamo parlato. E devo dire soprattutto rispetto ai giovani. Vorrei consigliarvi una cosa. Se avete dei figli e dei nipoti, o chi ha dei figli e dei nipoti, e volete capire cosa loro pensano, cosa veramente sono le loro paure, le loro preoccupazioni, le loro ambizioni, ascoltate la loro musica. Fate lo sforzo di capire cosa ascoltano e capirete molto di loro. Per questo motivo, l'anno scorso, abbiamo dato vita a un ecosistema, Music Innovation Hub a Milano, che si occupa di musica come bene comune, musica in quanto strumento di integrazione sociale, di educazione, di promozione della cultura italiana nel mondo e anche di innovazione tecnologica. Beh, non so se vi ho convinto. Se non vi ho convinto, onestamente datemi l'ultimo momento per passare una data triste. Nei giorni successivi all'attacco alle Torri Gemelle, Clear Channel, il principale network americano di radio, emanò un editto con 160 brani che non potevano essere trasmessi dal loro network. Tra questi ce n'erano molti che erano collegati al fuoco, alle torri, alla caduta, quindi non volevano urtare la sensibilità del popolo americano. Ma ce n'era una che non aveva nessun significato che fosse in quella lista. Una canzone che parlava di pace, forse il più bel inno laico alla pace, ed è stata censurata. È stata censurata perché probabilmente era poco coerente con i voleri di un'amministrazione e di una parte dell'opinione pubblica che voleva scatenare una guerra subito dopo quel momento. Ebbene, io vi chiedo una cosa, tutti voi, di cantare gli ultimi 15 secondi del ritornello di questa canzone che tutti voi conoscete sicuramente. Non fatelo per me, fatelo per tutte le volte che questa canzone non è mai stata trasmessa e soprattutto fatelo per tutte le volte in cui il messaggio di questa canzone non è stato rispettato. Bravi, grazie.